Hello everybody, how are you? Today we start a new unit 4, Shops and Money. So open your book on page 50 and we'll listen the dialogue, okay? Shops, think about shopping. Shops means negozi and money means soldi. In questa unità, ragazzi, introdurremo lo shopping, i negozi e le monete inglesi, le banconote e le monete inglesi andremo a conoscere. So che è un argomento che aspettavate e quindi ci costruiremo delle attività, spero, interessanti, ok? Quindi aprite tutto il libro a pagina 50, osservate l'immagine, look at this picture. And what can you see? There is Luca, there is Ben, okay? And this is a shop, okay? A sport shop, ok? And provate a descrivere un po' utilizzando there is and there are quello che riuscite a vedere. There are t-shirts, there are balls, there are rucksacks, games, a lot of things, ok? Provate per qualche secondo a descrivere l'immagine come facciamo sempre a scuola. Poi iniziamo ad ascoltare il dialogo. Listening 1. Listen and read. This is the shopping centre. Wow! It's great! This is my favourite shop. I buy my games here. Oh, I prefer books. Look, there's the bookshop. I buy lots of books. I love detective stories. Look, there's Megan in the sports shop. She loves volleyball. She buys her kit there. It's her favourite shop. Come sempre, lo riascoltiamo nuovamente, seguite il testo. Listening 1. Listen and read. This is the shopping centre. Wow! It's great! This is my favourite shop. I buy my games here. Oh, I prefer books. Look, there's the bookshop. I buy lots of books. I love detective stories. Look, there's Megan in the sports shop. She loves volleyball. She buys her kit there. It's her favourite shop. Okay, so this is the dialogue and exercise 2. These are questions and you have to do answer, ok? Quindi dovrete rispondere alle domande, però vorrei affrontare con voi un attimo il dialogo, ok? Perché in questo dialogo già troviamo alcuni nomi di negozi. Innanzitutto shopping center. Shopping center è il centro commerciale, ok? Shopping center. Poi abbiamo il bookshop, che cosa sarà? La libreria, ok? And sport shop, negozio di sport. Quindi in questo dialogo già troviamo 3 parole che poi rincontreremo nella prossima lezione quando andremo a conoscere tutto il nuovo lessico. Quindi cosa dovete fare voi? Dovete ascoltare il dialogo come avete fatto e provare a rispondere alle domande. Qui vi dice rispondi yes or no. Io vi chiederei non solo di rispondere yes or no, ma di fare la short answer. Quindi se la domanda inizia con does Luca like games? Yes, he does. Oppure no, he doesn't. Farei un passettino in più. Quindi se inizia are Ben and Luke at school? Yes, they are. No, they aren't. E così per is. Yes. He, she. Yes, it is. No, it isn't.
ok? Non solo yes or no, ma completare. Di questa attività vi mando l'autocorrezione, quindi non ci sarà bisogno di rinviarmi niente. Poi la prossima settimana inizieremo con l'attività con il nuovo lessico, ok? Vi mando un bacio e buon lavoro!